Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Genshin Impact. Allora ragazzi, rispetto all'ultimo video dove vi avevo chiesto se continuare la quest degli Aranara oppure se concentrarmi sull'Archon Quest, bene o male i vostri suggerimenti sono stati più indirizzati sul procedere con l'Archon Quest, visto che molti di voi spingono perché io raggiunga il prima possibile Inazuma. Ma per raggiungere Inazuma appunto dobbiamo andare avanti con l'Archon Quest, quindi ho deciso che metteremo da parte per un po' i nostri amici Aranara, torneremo a far visita a loro una volta che avremo raggiunto effettivamente Inazuma, almeno questa è la mia intenzione, e però per proseguire con l'Archon Quest vi faccio vedere che siamo di nuovo praticamente bloccati. In realtà, vedendo qua, come vedete, ci sono delle quest bloccate. Io dovrei proseguire con questa Saremo di nuovo insieme. Fa ancora un po' strano vedere i titoli in italiano, se devo essere sincero. Però io volevo completare la quest dell'eroe oscuro in questo video, ma come potete vedere è bloccata. L'avevamo iniziata questa parecchio tempo fa, perché uno dei personaggi che ci servivano per andare avanti con l'Archon Quest era bloccato da questa missione, però una volta avviata la missione si era magicamente sbloccata l'Archon Quest e quindi avevo potuto proseguire tranquillamente. Mi pare si trattasse della quest legata ad Ainsleif, se non ricordo male. Fatto sta che questa quest, per quanto non sembri essere legata all'Archon Quest, visto che l'avevamo già iniziata, volevo concluderla. Il problema è che per concluderla dobbiamo risolvere il fatto che c'è un personaggio bloccato. Sono già andato in realtà a vedere qual è il personaggio bloccato e il motivo di questo blocco è che Margaret è impegnata nella missione dell'Invokazione del Genio. Se ho capito bene, Invokazione del Genio è il nome che è stato dato al gioco di carte di Genshin Impact che si può giocare direttamente all'interno del gioco. È una feature molto interessante che ero piuttosto curioso di sperimentare, però appunto volevo tenermene alla larga affinché non fossimo stati assieme in un video per scoprire di che cosa si tratta nello specifico. E quindi la mia intenzione quest'oggi, ragazzi, è di andare avanti e scoprire appunto questo magico mondo del gioco di carte di Genshin Impact. Quindi avviamo la missione. Tra l'altro vedo che ci sono un bel po' di ricompense a nostra disposizione. Io vi segnalo già che ho riscattato tutti i codici QR che erano stati rilasciati e quindi ho già un bel po' di carte, anche se non ho ancora capito dove siano e come io faccia ad utilizzarle di preciso. E immagino che questa quest che adesso avvierò ce lo spiegherà. Quindi facciamolo subito, ragazzi. Ok, semplicemente quindi ci ha attivato la linea nel journal in cui ci invita ad andare a provare questo nuovo gioco nel negozio di alchimia di Mondstadt. Ok, quindi navighiamo, ma il negozio di alchimia dovrebbe essere qua sotto. Esatto, la bancarella che c'è qua dove di solito facciamo i nostri crafting. E da quel che posso vedere ci attende Sucrose, quindi andiamo a parlarle. So, Sucrose, the package you mentioned that you received before, it's not dangerous, is it? You need to be careful when you're opening packages. I once had a friend mail me some research materials, and all the bouncing around in transit caused a reaction. Once I opened it, it let out a stench that could wake the dead. If your package contains anything like that, then maybe you should check with Albedo first and see what he thinks. No, this package didn't contain any hazardous materials. Timaeus! Sucrose! What are you two chatting about? Oh, hey, you two. We're just talking about a strange package that Sucrose received recently. A strange package? Yes, I believe it's from a Sumeru scholar who came here to study in Mondstadt. It's most likely a thank you gift for collaborating on some research together. Huh? A package from an academia scholar? Oh, then there could be anything inside. Beh, sicuramente un regalo di ringraziamento. There wasn't anything dangerous inside, just a bunch of strange cards. I think I've seen Timaeus with some similar looking cards before, so I came to ask him about what they might be.
You've seen me with some cards? Maybe those were the testing cards used for distinguishing reagents. No, they didn't look like test cards. Here, have a look. Oh, la carta di Sucrose. Oh, you meant these? Huh. Sucrose, have you really never seen these before? No, never. Recently, I've been spending all my time up in the mountains working on cultivating pentatonic sweet flowers. Why? Is this an area of research that has started trending in the alchemical community during my absence? You could definitely say that it's trending, but not as an area of research. It's a card game that's been getting really popular these days. It's called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! Ok, quindi questo è il gioco di cui abbiamo sentito We've parlare. been hearing about this game all over the place, but this is the first time we've ever actually seen any of the cards. We didn't know it had made it all the way to Mondstadt. Must be pretty popular, huh? That's right. The game's been catching on lately. The Yae publishing house in Inazuma has even published a series of light novels based on the game. The story is really good. It starts with a young guy in Sumeru who finds an ancient casket of tomes in the attic. He opens it and discovers that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King has been captured inside. Considerando che le carte raffigurano i nostri personaggi, i nostri eroi, boh, sono abbastanza curioso di capire come argomenteranno, come inseriranno questa cosa. Stiamo a vedere. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks and become a legendary TCG player. Timaeus. Huh? What's wrong, Sucrose? If you're interested in how the story plays out, I can lend you the novels. No. I was just thinking about that time you requested an extension on your progress report deadline, citing personal reasons for the delay. Molo bacchetta. Well, I did go through a phase recently where I wasn't putting enough focus on my work, but it's under control now. I've committed to not even touch Genius Invocation TCG until I've made enough progress in my research. Well, that's unfortunate. Oh? Why's that? Well, since it's a gift from a researcher I've collaborated with, I thought that I should at least try to learn the rules. That way, I could say that I at least tried to appreciate his gift. Oh, right! And since it's a game from Sumeru, who knows? Playing it might even make you smarter. Va bene, quindi allora tu, Paimon, dovresti giocare fino allo stremo perché altrimenti non diventerai mai intelligente. Che cattiveria che l'abbiamo appena detto. Infatti. It seems like we can't learn how to play it anytime soon, cause Timaeus has given up for a while. Well, research is my priority, you know. But if you'd like to learn the rules of Genius Invocation TCG, then I'd actually suggest you go to the Cat's Tail. Il locale di Margaret. Ah, eccola qua, Margaret. Yep, that's the place. It's where everyone in the community goes to play when they have time. They gather there, trade cards, and they're very welcoming to new players. Trying to learn the rules can be intimidating at first, but it's a lot of fun once you get the hang of it. Understood. Traveler, Paimon, let's go to the Cat's Tail and try asking around. To be honest, hearing Timaeus talking about the game has also piqued my curiosity. Well, what are we waiting for? Let's get going! Ok, quindi andiamo alla Coda di Gatto. Ecco che abbiamo avviato la quest, quindi, battaglia coi dadi e le carte. E a questo punto la Coda di Gatto me l'hanno fatta vedere come se fosse qua vicina, ma non ho idea di dove sia, ragazzi. A essere del tutto onesto.
Allora, forse è qua. Ah, che scemo, basta che guardo l'indicatore sulla minimappa, in effetti. Facciamo prima, ragazzi. Ok, siamo già arrivati. Ah, ecco qua i gatti, infatti. E qua c'è l'insegna della coda di gatto. Perfetto, quindi possiamo entrare. Oh. Che bel micio. Welcome to the Cat's Tail. Ah, it's the Traveler and Paimon. What a nice surprise. Oh, and Sucrose the Alchemist. It's been a while, hasn't it? La nostra Sucrose sempre timidissima. I'm afraid I've already told you before. Fur from the Cat's Tail staff is not for sale, no matter how much Mora you offer. Don't worry, Margaret. We're not here for that research project I told you about last time. Cioè, voleva comprare le pellicce dei gatti su Sucrose. Va bene. Pellicce, infatti, del personale della coda di gatto. Sucrose, what kind of experiment were you trying to do with the cat's tail? Oh, I just wanted to test out some hypotheses, and I needed some materials. But, we can talk about that later. Actually, Margaret, we're here to learn more about Genius Invocation TCG. Quindi Sucrose racconta tutto alla nostra Margaret. Ah, Genius Invocation TCG. We were just talking about that game. Ok. You see, more and more people have been gathering at the Cat's Tail to play, so I thought, why not have a dedicated staff to serve the new customers? Ah, ma c'ha proprio un cappellino sto gatto. Papillon e cappellino. Quanta eleganza. Ah, allow me to interpret. Prince says that the word customer is much too loose of a term, and we should instead refer to anyone who loves dueling with cards as TCG players. My mistake. So it seems I haven't introduced you yet. This is Prince and Shuyan. They will be in charge of taking care of our TCG players. Ah, I'm afraid I must correct you there, ma'am. Only Prince, the strongest and most formidable TCG player of all, is capable of providing valuable guidance to our new players. Ah, quindi il gatto è il giocatore più forte? The average player is incapable of grasping the subtlety and sheer genius behind Prince's every play, and he has no choice but to rely on me to communicate with everyone. I am merely Prince's lowly assistant, that's all. Wow! Another guy who can understand animals! How can you use such a crude word as animal to describe the one and only Prince? He is special and the only one of his kind. Such a remark is an insult to Prince. Vedo adesso che il sottotitolo di Shuyun è braccio destro del santo dei duelli, addirittura santo. Oh? What's that? Shu Yen. In the eyes of the common folk, I look no different than any other ordinary cat. It's a natural mistake to make, and you shouldn't overreact. Ah, understood. I do apologize. It seems he really is capable of communicating with the cat. Could this be the result of some modification to the language center of his brain? Seriously, how can he get all of that from a simple meow? È davvero incredibile. Yes, it was the sacred duels of Genius Invocation, TCG, that formed and cemented our bonds of mutual understanding. It's my firm belief that by simply playing the game, players can develop a deeper level of understanding between one another. So, playing Genius Invocation TCG fosters some sort of a telepathic link between players? Somehow Paimon doubts that. Uh-huh. Anyway, if you'd like to know anything about Genius Invocation TCG, then please ask Shuyan, who will ask Prince. Though I'd love to explain more myself, it's time for my daily walk. I'll let Prince play a game with you and walk you through all the rules. Just as a seasoned warrior can foresee the path of his opponent's sword, so too can I, as a TCG master, predict my opponent's every play.
It would be improper to pit a newcomer to the art of the card against one such as myself, and I must therefore politely decline. Ok. That's what Prince said. Quindi non ha intenzione di sfidarci, è troppo forte per noi. Oh, Prince doesn't want to play with Modesto, us, eh? huh? Fine, then Prince doesn't have to. We'll play you instead. I'm sorry, but from the day I met the mighty cardmaster Prince, I swore an oath that my hands would live solely to hold the cards and not to play them. I will never play another match of my own again. Esagerato. If Prince is unwilling to play, then I guess we should look for an alternative. How about this? Diona! Ah, Diona, giustamente è una ragazza gatto, quindi il fatto che lavori in questo bar ci sta e come. Eccola. Blah, blah, blah. What is it? I'm pretty busy over here, you know. Why is it that every player that sets foot in here to play Genius Invocation TCG has to have a drink? Ugh! Don't they have any clue that the key to playing a game is the ability to think straight? Seriously, games and drinks don't mix. Don't they get that? Ugh. What can I say? As the tavern owner, I can't help but feel happy to hear this. Anyway, I see you've been working hard, so I thought you could use a break. So why not come over here and teach these customers the rules of Genius Invocation? Ha! Yeah, what kind of break is that? I'd rather not. Oh, why are we letting all these loafers come in here to play Genius Invocation TCG anyway? All it does is encourage more people to come to the bar for a drink. Mamma mia, quanto è acida Diona contro chi beve. You know, if drink sales keep going up like this, pretty soon Mondstadt's alcohol industry is gonna reach new heights. Looks like my first step in destroying Mondstadt's alcohol industry should be stamping out the spread of Genius Invocation TCG. My dear, you are quite mistaken. You said it yourself, a clear mind is necessary to win. Soon, their thirst for victory will overcome their thirst for alcohol. Prince speaks the truth, Diona. Not only is the spread of Genius Invocation TCG no obstacle to your goal of destroying Mondstadt's alcohol industry, it could even support you in this endeavor. Could it really? Sure, why not? Alrighty then, our 2 customers are waiting to learn. Shuyan, let's put you on drink mixing duty for now. But Shuyan is destined for a far greater purpose. Shuyan, drink mixing, now. Okay. Ooh, all right. We'll need some space to learn. Let's go to that empty table over there. Ok ragazzi, quindi Diona ci farà l'onore di giocare con noi e ci spiegherà le regole. Quindi vediamo un po' in che cosa consiste questo gioco. Okay, let's go through the rules. First things first. You'll be needing your deck, so place that on the table. Deck? Yes? You should have built a deck. You know, a set of cards that meets the bare minimum requirement to play the game. What's with the blank stares? Come on. Don't tell me you came to learn Genius Invocation TCG without bringing any cards. Beh, a dire il vero, avendo già ottenuto tutte quelle scansionando i QR code, io un po' di carte già le ho. That's right. We have some cards Ah, that I giusto, e received poi anche from a Sucrose, quelle del suo amico. Yeah. You're gonna need a few more cards. Ah, Okay, let me think. To learn the game, you'll need at least 2 character cards to switch between. Oh, that reminds me. A few days ago, when I was closing up for the night, I noticed a customer had left a couple of character cards on the bar counter. Maybe you could use those for now. Are you sure that's okay? It's already been a few days and he still hasn't come back to claim them. Who knows? Maybe he left them here on purpose.
Oh, okay, yeah, I got them here with me. You know, just in case the customer came looking for them. Yeah, not because I like Non to play perché the le game volesse or tenere, anything. no? Alright, so now we have 2 character cards. That's everything we need, right? Yep. So, are you ready to start? Ok, iniziamo Alright, quindi. Then let's begin. Ok, nozioni di base. Seleziona un personaggio con cui Welcome to the iniziare. world of genius. Simply put, this is a game where you control character cards to duke it out with your opponent. Pew pew pew. Ok, Once you've defeated all of your opponent's character cards, victory shall be yours. Now then, you're gonna need a character on the field to start with. ok, va bene. Iniziamo quindi con Diluc. Personaggio attivo, conferma la Let's go. selezione. E attacchiamo per primi. First, we roll 8 elemental dice at the start of every round. Ah, ok. Quindi lanciamo i dadi. These dice correspond to elemental energy. We'll be spending these dice to perform actions. Ok. Ma quindi devono essere... Avendo messo io giù Diluc, devono essere dadi pyro? Adesso magari ce lo dirà. Conferma i risultati dei lancio. Sì. Ok, è il Once mio the roll turno. phase is over, you'll enter the action phase, where the real game starts. During the action phase, you can spend elemental dice to perform various actions. Ok. Of course, the most common action is to use character skills. Ah, e qui abbiamo l'abilità elementale di Diluc che possiamo utilizzare, che costa, ok, sì, 3 dadi pyro, quindi avendone trovati 4 possiamo effettuare l'attacco. Ok, figo. Qui ci viene spiegato che cosa fa, infligge 3 danni di danno elementale pyro, va bene. Se nello stesso turno questa abilità è usata per 3 volte, infligge 2 volte in più di danni, però 3 volte è impensabile. Ok, facciamo l'attacco quindi. Come facciamo a confermarlo? Ah, semplicemente cliccando di nuovo, perfetto. Ora attacca Not l'avversario. bad. You just made your first attack. During the action phase, both sides will take turns making their moves. After you use a skill to attack your opponent, it's their turn to attack. Ok, And as you can see, once the enemy finishes their move, it's our... tocca di nuovo a noi. Io in questo momento ne ho soltanto uno di pyro, quindi però mi dice che lo posso fare. Ah, ok, omnidadi. Ho capito, questi quindi sono come dei jolly, li possiamo usare per qualsiasi tipo di elemento. Ok, interessante anche questo. Now, these are omni-element dice. Esatto, ce lo They can spiega be anche spent Diona, on any ottimo, move la mia regardless of intuizione the era giusta. elemental type. So, we're gonna use them to pay for the pyro dice needed for this skill. Go on. Ok, quindi facciamo l'attacco e abbiamo sconfitto Lillicurl. That was pretty good. That's one opponent down for the count. Bam! Che bam! But the game has Mamma mia, la only pronuncia just inglese mi fa begun. morire a volte. Remember? You have to defeat all opponents to win. Va bene. As much as we'd like to attack again, seems like we've run out of usable dice. E quindi bisogna ritirare i dadi? In that case, let's end this round. Ah, ok. After you end round, you won't be able to do anything else this round. And once everyone chooses end round, we can move on to the next round. Ah, quindi se io dichiarassi la fine del turno, ma lui, il mio avversario, ha ancora dei dadi a disposizione, può continuare ad attaccarmi fin tanto che non li finisce anche lui. Ok, interessante. Pericoloso, perché se ci capitano dei dadi scombinati è un disastro, però dichiariamo la fine del turno intanto. Ok, anche lui dichiara la fine del turno e quindi abbiamo concluso il primo turno. All right. Ok. Here we are, a fresh new round. Woo-hoo!
And a fresh new round means time to roll the dice again. That's how we're gonna get the elemental energy we need after all. Ok, quindi possiamo lanciare nuovamente i dadi a questo punto. E... Ooh, that's some terrible luck. infatti. There's no way we'll be able to use Diluc's skill now. But don't worry, situations like these are why we have the option to reroll. Ah, possiamo rilanciare i dadi? Once per round, you can select all the dice that you don't Che like non and vuoi reroll e them. rilanciarli. Beh, praticamente tutti. Come faccio? Ah, così. Ok, quindi rilanciamo questi dadi. Immagino che questa prima partita sia abbastanza scriptata, ragazzi, perché mi è capitato un'ottima mano di dadi per usare il When nostro the action Diluc. phase begins, the player who first chose end round in the previous round takes their turn first. Ok, This means that since you finished first the last round, you'll be the first to start this round. Alrighty then, let's learn a little bit about energy and elemental bursts. Each time you use a skill, your character will gain 1 energy. sì, che sono, immagino, questi segnalini luminosi che abbiamo sul fianco, credo. Esatto. Once Diluc's energy is full, Beh, abbastanza he can use semplice, a devo powerful dire, elemental intuire come burst. funziona. But we're still 1 short. Siamo ancora a corto di un punto, in effetti. E quindi... Never mind. Let's start with a normal attack instead. Ok, quindi non sprechiamo dadi. Ah no, uno lo sprechiamo comunque. Diluc's normal attack only needs 1 pyro die and 2 other dice of any type. Ok, infatti ci fa consumare uno di pyro e 2 di idro. Ok, In capito. any ca- Quindi un bel attacco da 2. Ok, così abbiamo caricato completamente la barra. E adesso possiamo usare... Aia. La nostra abilità Now potenziata. we have 3 energy Giusto? plus. We have enough pyro elemental dice left over. It's time to use Ok, il your nostro powerful tripudio elemental elementale. burst. La burst adesso si chiama tripudio. Devo ancora abituarmi a questi termini tecnici, ragazzi. Allora, quindi usiamola. E con questa facciamo 8 danni pyro. Quindi abbiamo vinto. Meraviglioso. Voilà. Ok, era un semplicissimo tutorial questo, chiaramente. Però è interessante. Molto molto interessante. Possiamo andare alla prossima battaglia. E sì, siamo obbligati, credo, perché non c'è modo di uscire, mi sa. Ok. Nozione di base livello 2. In an actual game of Genius Invocation TCG, you need to use multiple character cards to form a party. Ok. E infatti adesso come Next personaggio up, attivo abbiamo it's Kaya. time for your second character card, Kaya, to take the stage. Quindi mi serviranno sicuramente dei dadi It Crio. seems like any move by Kaya is going to cost quite a lot of cryo dice. Però possiamo rilanciare questi. Ah, questo mi suggerisce di non rifarlo perché Pyro può servire comunque per Diluc. Ok. Vediamo un po'. Non è andata benissimo, ma non è andata neanche tanto male a veder bene ora i dadi. Ok, quindi possiamo usare l'abilità di Kaya. When you deal cryo Lo damage, facciamo. you'll cause your target to be affected by cryo. Freeze! Good! Now our opponent is affected by cryo. This is a good time to learn about elemental reactions. Ah, ci sono le reazioni elementali anche nel gioco di Different carte. types of elemental damage affect enemies with Interessante. different elements. When a character is affected by certain elemental combos, an elemental reaction will be Ok, triggered. quindi devo far entrare At Diluc, the moment, immagino. your opponent is affected by cryo, so we should try and use a pyro skill on them. Looks like we have to switch active characters though. Infatti. Oh, that reminds me. Both sides must have one active character, while others are considered standby characters. Ok, come faccio a switchare il personaggio? Normally,
we can only use the active character skill. Now, ok. if we want to use the skills of our standby character, we'll have to switch them to the active character. In this case, we'll have to switch to Diluc in order to use his skills. Ok, semplicemente You can così. spend one elemental Consumiamo die un at dado any time per fare to lo switch the scambio, standby va character bene, to tanto the ne abbiamo active un character. paio inutilizzabili dai nostri personaggi, quindi go. facciamolo ben volentieri. Switching characters is an action, just like using a skill. Ok, quindi So once it's è passata done, la mano a it's your lui, va opponent's bene. turn. Tutto molto molto chiaro per il momento, ragazzi. Most skills can only target the active character. As you can see, your opponent just attacked Diluc. Mhm, Alright ok. then, now that Diluc is our active character, it's time to use his skill. Because the opponent is already affected by cryo, dealing pyro damage triggers the melt elemental reaction. E quindi When faremo triggered, molto più melt danno. increases damage dealt by 2. This will allow you to deal loads of damage in one go. Ok, quindi abbiamo vinto anche questa. Va bene, molto molto carino, quindi bisognerà studiare bene come fare i party in modo da sfruttare appieno tutte le reazioni elementali. Interessante. Allora, c'è ancora un terzo step di nozioni di base. Alright. Carte Next up, supporto. let's learn how to use card types other than character cards. C'è anche Paimon. These cards Ok. are all known as action cards. Each time a match starts, you have to draw 5 action cards to form your starting hand. Mhm, ok. Uh-oh. Looks like we don't have any elemental dice we can spend to make an attack. Quindi le cambiamo tutte a questo punto. Non mi sembra che ci sia andata We molto still don't bene. have any usable Infatti, dice even after that reroll? immagino che questo servirà per farci scoprire cosa fanno queste carte. Vediamo un po'. Never mind. Even in cases like this, we can still attack. We just need to put the action cards in our hand to good use. Don't underestimate action cards. They can grant all kinds of support and buffs to your active character. Take this one, for example. Allora, scegli spadone di ferro So bianco. playing this Ok. action card will require 2 of these. See the symbol? Yeah. Sì. That means you'll need to play elemental dice of the same type. Di qualsiasi tipo, quindi. Ok. Some other cards will cost you these instead. The cost requirements for these are much more lenient. You can spend any kind of elemental dice. We'll cross that bridge when we get there, though. For now, just play this action card. Ok, quindi la trasciniamo in campo. 2 dadi elementali dello stesso tipo. Ok, quindi va bene così. Direi che i 2 geo sono più che a posto. Oh, l'ho disattivato, scusate ragazzi. Ok. So, playing an action card from your hand is a form of fast action. Fast actions do not end your current turn. Bene, Simply meno put, male. you can continue to act even after playing an action card. E quindi ora possiamo attaccare. You have your blade. Time to... But wait. Diluc's elemental skill costs 3 pyro dice, and right now, we don't even have 1. Well, not a problem. This is where we can use a more advanced mechanic known as elemental tuning. By discarding 1 card from your hand, you can convert 1 elemental die into the element of your current active character. And this card isn't useful right now. So, we might as well use it for elemental tuning. Ok, interessante. Quindi possiamo scegliere il manuale, spendere anche in questo caso 2 dadi. Devono essere 2 dadi uguali, quindi prendiamo... Ah no, uno solo, scusate. Allora andiamo con questo. Sometimes, you won't be able to perform any actions you want to because you didn't roll the elemental dice you wanted. Oh well. Moving on. Ingenious Invocation TCG. Keeping up a constant flow of combat is much more important than the number of cards you have. In this case, well,
Let's just take all these useless cards and use them for elemental tuning. Just like playing cards from your hand, elemental tuning is a fast action. Come on, hurry up! Use elemental tuning to get yourself 3 pyro dice. Ok, quindi mi sta dicendo di sacrificare praticamente tutte le carte che abbiamo, in modo così da poter fare l'attacco elementale con il nostro Diluc. Look at that! Finally we now have enough elemental dice to use infatti. Searing Onslaught. E quindi Because you facciamolo. have the White Iron Greatsword equipped, Searing Onslaught will deal 1 extra damage! What? E quindi vinciamo. Fantastico. Ok. E queste immagino che fossero tutte le basi. Ah no, ce n'è ancora. Prossima battaglia, ragazzi. Piano di azione test finale. Ok. Now comes the final part! Yeah! In a real match, you can make adjustments to your initial hand. Ok. At this time, we can select any number of cards in our hand to shuffle back into the draw pile, and then draw the same number of new cards. Ok, quindi il pollo e la cattedrale le buttiamo via, stando a quello che ci sta chiedendo il tutorial, e ne peschiamo altre 2. Va bene. Once you have confirmed any adjustments you wish to make to your starting hand, both players have to select their starting active character at the same time. Ok. Oh boy, this one's a real doozy. We gotta take it out pronto. Let's see how you do this time. Remember, start by selecting your initial starting character. Ok. Andiamo con Diluc per iniziare. Let's finish this swiftly. Vediamo se abbiamo fortuna coi dadi. Più o meno. Allora, uno Crio magari ce lo teniamo per Kaya, quindi cambiamo questi 4, vediamo un po' come va. Ok, non è andata benissimo, ma poteva andare peggio. Look at you! You sure are getting the hang of these rolls. Now let me teach you one last trick. You can preview your opponent's actions. I mean, that is to say, you can read their intent. Controlla la previsione tattica del tuo avversario. Check it out. So here's where you can see all your opponent's intentions for this round. Ah, ok. All your opponent's intended actions for the round will be listed here in order. Reference un this attacco to come up normale with da 2 effective danni. countermeasures and easily defeat your opponents. Well then, that's the end of the tutorial. You're on your own from here. May victory be yours. Ok, e quindi bene, vediamo di portare a casa la vittoria, ragazzi. Allora, a questo punto, vediamo un attimo le carte che ci sono capitate. Il cappello infuocato della strega. Ah, però consuma un dado pyro. Ah no, consuma un dado pyro in meno una volta per turno. Interessante. Qui abbiamo una spada. Però bisogna sempre avere 2 dadi uguali da sacrificare e io non ne ho nemmeno uno perché chiaramente questi mi servono, quindi non voglio spendere questi. Che cosa fa la nostra Paimon? Converte i dadi elementali usati in omni elemento per 2. E che cos'è l'omni elemento? Proviamo, dai. Facciamo questo test. Ci giochiamo Paimon, possiamo convertire questi 2 dadi. Ok, che scemo. Quindi sono diventati dei dadi omni quelli lì, perfetto. Quindi adesso abbiamo un sacco di opzioni di gioco in più in teoria. E va bene, solo che l'azione ce ne richiederebbe 3. Sì, dai, facciamola. Iniziamo con questo attacco. Ok, tocca di nuovo a me e a questo punto lui è affetto da Pyro, potrei cambiare Kaya, sacrifichiamo il dado Geo, non so se sto facendo una cosa sensata. Ready when you are. Ok, e adesso che abbiamo Kaya in gioco,
Lui ha finito il suo turno e io posso attaccare con l'abilità di Kaya. Ok, e gli abbiamo fatto 5 danni, anziché i 3 normali. Perfetto. A questo punto non credo di poter fare altro, quindi concludiamo il turno, dichiariamo la fine del turno e adesso dovremmo rilanciare i dadi, immagino. Wait. There's one more thing I almost forgot. Ah, Every time you hit an end phase, you get to draw 2 cards from your action cards pile. ok, quindi possiamo rifullare le nostre Remember, abilità. you have to make use of both your elemental dice and your action cards to win. Va bene. Adesso inizierà l'avversario. Intanto lanciamo i dadi come sempre. Ok, non è male come mano. Cambiamo questi 4. Vediamo un po' se troviamo qualcos'altro di utile. Un altro Omni e uno Crio. Ok. E a questo punto credo che abbiamo praticamente vinto, ragazzi. Perché io mi posso giocare... No, però non ne ho abbastanza di Omni per fare anche l'attacco poi con Diluc successivamente. Vediamo un attimo le nostre carte qua, che cosa ci fanno fare. Questa ad esempio... Ok, questa consuma un dado di Crio in meno. Ogni qualvolta il personaggio fa un attacco con un'abilità o equipaggia un talento. Quindi se io equipaggio questo, spendiamo questo dadino qua, va benissimo. E se adesso io uso l'abilità del nostro Kaya, esatto, ci costa solo 2 anziché... Ok, perfetto, anziché 3 ne spendiamo solo 2, quindi possiamo fare la sua abilità. Perfetto. In realtà non sarebbe necessario quello che sto per fare, è più che altro una forma di overkill, se vogliamo. Però adesso prenderei il nostro Diluc, lo metterei in campo spendendo il dado anemo. Let's finish this swiftly. Ok. E adesso facciamo la sua abilità. Ve l'ho detto, andiamo a fare overkill perché bastava 1 di danno, io invece vado a farne 5 addirittura. Però almeno così ho capito un po' meglio come funziona il tutto. Bene. Era il tutorial, quindi chiaramente una passeggiata rispetto a quelle che saranno le partite vere e proprie, immagino. Però è stato comunque interessante. Ok. Adesso qua ci rispiega di nuovo tutto, quindi vado molto più rapidamente a scorrere queste immagini, perché tanto il tutorial con Diona è stato già molto chiaro, ragazzi, quindi direi che non è il caso di stare a rileggere assieme tutta questa parte. All right, cool. Those are the basics. Did you get all that? Sì, tutto What we chiarissimo. just played was an adventure challenge designed specially for new players. Genius Invocation TCG can be played in duel mode, where each player brings 3 character cards, or in adventure challenge mode, with a fixed deck for each challenge. But the rules are all the same. As long as you understand the basics, then you should be able to take on any of those rowdy booze hounds. Ok. Although I feel there are still many details to grasp, I think I understand the basic premise of the game now. That was quite the detailed explanation. I Diluc. didn't know the Cat's Tail's famous mixologist had such an eclectic skill set. What? Oh, when did you get here? I stepped in while you were in the middle of your explanation. I hope I didn't dampen the mood. No, niente You affatto. snuck in without making a sound. Anyway, what are you doing here? The Cat's Tail is a player in Mondstadt's alcohol industry. Naturally, you have some collaboration with my winery. I'm here today to discuss a few items of business with Margaret. Too bad she just left. But if you head off right now, you might still catch up with her. Never mind, it's nothing urgent. In fact, I think I'm now more interested in this card that you're using to teach them the game. La sua carta. Wait, this card?
Diluc's character card! Although I have some degree of experience with Genius Invocation TCG, seeing this particular card is a first for me. A customer left it behind a few days ago, but he wasn't even playing the game while he was here. Oh? And what sort of a customer was he? He wasn't wearing an eye patch, okay? He had a light Non era complexion Kaya, and a insomma. super serious look on his face. He wasn't much of a talker and looked like he was just drinking his worries away. Never seen him around here before. Eye patch, you say? Gah, I was trying to give the opposite description, but I Ah no, just ended invece up giving era it Kaya. away. Sorry, Ok. Guard Captain. Don't worry. Somehow, I don't think he'll be giving you any trouble over it. So, what about the Diluc character card? I don't mind. It's just a card with my image on it. I didn't expect Diluc to be familiar with Genius Invocation TCG. The game has been catching on lately. It's hard to go anywhere without hearing it mentioned. Every now and then, I'll sit down and play a game with the customers in Angel Share. Ok, mi sa che non abbiamo opzioni in questo caso, perché ti sfido a duello, ti va una partita adesso, non c'è l'opzione ok, va bene Diluc, ciao, alla prossima. I Va was bene. hoping we could play a game, but this issue of someone leaving a character card with my image of the cat's tail is very intriguing. It's getting late, and someone has some explaining to do. Ok, We'll have to have that duel another time. va bene, quindi ha declinato il nostro invito e quindi Then andrà a I'll take parlare my con leave. Kaya, immagino. You know where the door is. Don't let the door hit you where Lord Barbados split you. Ok, Uh-oh. Guard Captain. I hope Kaya will be alright. Well, now that we are familiar with the rules, why don't we try playing a game of Genius Invocation TCG? Ooh, 2 new players having their first ever duel. This sounds like fun. But in order to play an official duel, you need to have 3 character cards. Remember, a complete deck has to have 3 character cards and 30 action cards. Got it? ok. Then, let's use my cards. These were mixed in with all the others I had received. And I didn't know what they were for at first. But now that we've learned the rules, I can see that this one must be the Sucrose character card. Now, it looks like we each have the Kaya, Diluc, and Sucrose character cards. So why don't we have our first duel? Aspetta un momento però, Sucrose, Take perché your qua time. sta I andando look per le forward to our lunghe. first duel. E quindi ragazzi io direi di interrompere qui la nostra esperienza. È stato praticamente, abbiamo vissuto assieme solo il tutorial, è stato comunque piuttosto interessante per quel che mi riguarda. Spero lo sia stato altrettanto anche per voi. E niente, quindi io adesso, inizierò a fare un po' di pratica giocando con Sucrose e vedendo se posso giocare poi anche con tutti questi altri giocatori. E detto questo, quindi immagino che abbiamo sbloccato Margaret. Vediamo un po' dov'è la quest del Cavaliere Oscuro. Alibi dell'eroe oscuro. Ok, non c'è più il vincolo di Margaret, quindi la prossima volta potremo finalmente procedere anche con questa quest. Benissimo ragazzi. Detto questo, prima di salutarci, io farei ancora una piccola capatina qui nel negozio dei desideri e andiamo ad esprimere un po' di desideri, perché ho di nuovo un po' di Primogem, come vedete, da parte, e quindi farei un tentativo per trovare Faruzan, il 4 stelle, che ancora non sono riuscito a trovare. Farei il tentativo qui nel banner di Vagabondo, ovvero Scaramouche, così nel caso, magari, se ho particolarmente fortuna, ne troviamo un altro e lo potenziamo. Allora, facciamo quindi subito i 10 tiri e vediamo un po' come va. Ok, c'è solo un 4 stelle.
E però non si tratta di Farusan. Accidenti ragazzi, non sto avendo fortuna con il 4 stelle. Non ne ho più a sufficienza per fare altri 10 tiri. E quindi direi che per questa volta ci fermiamo qua ragazzi. Nei prossimi giorni chiaramente raccimolerò altre Primogem e quindi la prossima volta farò di nuovo altri 10 tentativi. Quindi detto questo, per questo video è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo. Ciao ciao!